Buongiorno a tutti amici, oggi volevo fare un video confronto tra le due smerigliatrici angolari, uno della Top Shack e l'altro invece già conosciuto, il Performance della Parside. Partiamo con la smerigliatrice della Top Shack, apriamo subito e vediamo all'interno cosa troviamo. La valigetta, come al solito, è sempre abbastanza robusta, cerniera non vera ma deformazione. Al suo interno troviamo il solito manuale per le istruzioni, non è presente la lingua italiana, e il bigliettino dove c'è il QR per andare sul sito internet della Top Shack. Questo è il corpo macchina Top Shack, 8500 giri al minuto, soft start, una manopola che può essere inserita sulla parte sinistra o anche sulla parte destra, due batterie da 4 Ah, carica batterie, protezione, chiave per serrare il disco, e in dotazione vengono dati anche due dischi, uno da sgrosso e l'altro è da taglio. Come possiamo vedere, a differenza del Parside Performance, non abbiamo lo spazio per riporlo, quindi ogni volta dobbiamo smontare la protezione e poi riporlo, anche perché va messo così di lato, non giù, non di qua, ma bensì di qua. Invece in quest'altra valigetta troviamo il Parside Performance, ormai conosciutissimo per le sue ottime prestazioni. Facciamo l'unboxing. Come possiamo vedere, da questa parte ci sono delle vere cerniere, non sono quelle a deformazione. Ecco qua, questo è il contenuto della scatola, viene fornito senza batteria e caricabatteria. Si consiglia nell'utilizzo una batteria 4 Ah come abbiamo già inserito. A differenza del Top Shack, possiamo notare che nella sua valigetta possiamo riporre la smerigliatrice angolare direttamente dopo l'utilizzo con il manico e con la copertura di sicurezza. Oltretutto viene fornito con coprilama aggiuntivo che va a coprire totalmente la lama. Questo viene sfilato, come si vede anche dalla freccetta che indica, in questo modo. Questo coprilama in particolare si può vedere che ha una dentatura come se fosse una lampo, e questo appunto va inserito tra l'interno e l'esterno del copridisco. Le plastiche sono ottime perché non si deformano, non si rompono, sono robustissime. Ecco le due smerigliatrici angolari messe vicine una all'altra. Le due macchine sono all'incirca lunghe allo stesso modo. Troviamo alcune differenze sul peso perché comunque la Parside Performance rimane un po' più pesante rispetto al Top Shack. Metterò sopra impressione i due pesi, così in modo tale che possiate rendervi conto della differenza. Cosa un po' scomoda per la Top Shack è il copridisco, la protezione. Purtroppo tutte le volte che bisogna riporlo il corpo macchina nella valigetta bisogna di nuovo levarla perché non si chiuderebbe la valigia.
e quindi pertanto vi faccio notare che non è nemmeno un aggancio rapido ma a vite, un po' scomodo, mentre la Parside questo ha provveduto, e quindi dopo l'utilizzo uno la ripone direttamente così come. E cosa dire in più? Il manico, innanzitutto, come dicevo prima, la Top Shack ha due posizioni, sinistra e destra, mentre con il Parside abbiamo la possibilità di metterlo a sinistra, a destra o in cima, centrale, in questo modo. Infatti abbiamo il foro da questa parte. Cosa aggiungere altro? Noi abbiamo una differenza sostanziale riguardo il manico, che questo Parside è gommato, ha un sistema antivibrazione, quindi si percepiscono leggermente meno le vibrazioni, è antiscivolo, e soprattutto hanno avuto questa buona trovata di inserire all'interno del manico la chiave in caso si rompesse la leva di smontaggio rapido. Come vi dicevo, questo ha una leva di smontaggio rapido, si alza in questo modo. Naturalmente bisogna bloccare e trovare la posizione del dito per smontarlo e girare la vite in questo modo. È molto più veloce e non si ha bisogno del supporto della chiavetta. Entrambi sono con soft start. Il Parside oltretutto ha il quick stop, cioè in mancanza di energia, quindi se il disco gira per inerzia si blocca rapidamente. Dimenticavo di dirvi che a differenza del Parside Performance, il Top Shack ha anche la regolazione di velocità, ha 3 velocità che si possono impostare. Ragazzi, adesso non ci resta che provarli, facciamo un breve test di taglio e vediamo come si comportano entrambi. Abbiamo messo un disco già usato perché già l'ho testato, vediamo un pochettino come si comporta questa Top Shack. Il taglio è venuto molto pulito, quindi mi posso ritenere soddisfatto. Adesso effettuiamo il taglio con la smerigliatrice Parside Performance. Andiamo. Ragazzi, entrambi sono veramente delle buone smerigliatrici. Inizierei a tagliare questo tubo con la Top Shack, vediamo un attimino come si comporta.
direi che se ne è cavata benissimo. Adesso riproviamo con il Parside Performance e vediamo se ha la stessa resa del Top Shack. Io direi decisamente meglio. Quei 1500 giri in più hanno più forza, c'è più sostanza, non perché la Top Shack vada male, anzi vanno benissimo entrambi. Abbiamo inserito il disco, vediamo come si comporta. Direi che non se l'è cavata male, vero? Adesso facciamo la prova su quest'altra parte della piastra. Ragazzi, io penso che sia decisamente meglio. Ho provato a pigiare di più con la smerigliatrice della Parside Performance e non ho avuto segno di cedimento, quindi diciamo che tra le due io preferirei la smerigliatrice della Parside, ma entrambi comunque il loro lavoro lo fanno tutte e due egregiamente. Entrambe le smerigliatrici hanno superato egregiamente e senza sforzo i test alle quali le ho sottoposte. Quello che ho percepito durante l'utilizzo della Parside Performance è stato sostanzialmente più potenza,
la quale porta nei vari utilizzi meno affanno e più rapidità nelle operazioni sia di taglio che di levigatura. La Top Shark, con la dotazione che vi ho presentato, è sempre disponibile ed ha un prezzo di circa 80 euro, con una garanzia che varia tra i 6 mesi e un anno. La Farsight Performance, solo con il corpo macchina, costa circa 70 euro e ha 5 anni di garanzia, ma bisogna aspettare la Lidl che la metta in vendita e questo accade 2 o 3 volte l'anno. Se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, è totalmente gratuito. Non dimenticatevi di lasciare un like e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui miei nuovi video. Un saluto a tutti, ciao!